C'è un bel sole al tramonto, siamo sempre qui. Ecco la nostra Bettina baciata dal sole. Eccomi. Oggi siamo stati tranquilli a bordo, abbiamo un po' lavorato al computer, un po' sistemato alcune cose. 30-35 nodi di vento hanno picchiato forte oggi e ci impediscono di risalire. Esatto. Noi vorremmo salire su al nord, ma non è possibile. Dobbiamo attendere tempi migliori, venti migliori. Però al momento siamo qui tranquilli. Beh, c'è di peggio nella vita, Sì, ecco, direi. insomma, non è che... Qui non stiamo così male. Guarda che bel tramonto che abbiamo qui a Villa Simius. Il sole se ne va. Ma dove va? Se ne va, se ne va. Lo rivediamo domani? Beh, me l'auguro. Sei? Ciao. Come ti chiami? Michela. Ciao Michela. Ciao. Ah, visto che ci fa piacere ogni tanto Incontrare qualcuno che ci segue. conosce, Noi che vi ci seguiamo segue. sempre. Bene, quindi Ci grazie. fa molto piacere seguirvi, che viaggiamo con voi. Insomma. Grazie, Bene. grazie. Buona serata. Grazie. Questa è un'immagine di Villa Simius che già conosciamo abbondantemente per esserci state ripetute volte. Che bel colore, amore. Allora, considerazioni della sera. Tutta questa gente non è per i nostri gusti, a noi piacciono più i posti isolati, dove possiamo stare più tranquilli. No, Fiorina. Che splendore! Da dietro la telecamera mentre cammino. Perché alcune cose te le chiedo. Cos'è questa? La coda della balena. Una Spiaggiata. spiaggiata. Le rocce della Gallura sembrano, vero? Sì, qua sembra, assomiglia tantissimo alla Gallura. Mm? Dove andiamo adesso? Aperitivo Dai, dagli amici dai. Eugenio e Paolo, i Penelopi, Sono lì, un po' contro il sole. al tramonto. Guarda che c'è Jackie là che Aspetta, si aspetta. vai, sali. Buongiorno. Ciao a tutti. Allora, un aggiornamento su quello che sta succedendo e quello che ci è successo in questi giorni. Oggi è il 7 di settembre, siamo partiti, abbiamo terminato le nostre attività lavorative la settimana scorsa, dovremmo adesso risalire verso nord e magari riprendere a fare qualche uscita nei prossimi giorni o nella costa est sarda o addirittura tornare in Corsica o in Liguria per la fine della stagione.
è che tutta la settimana abbiamo trovato una situazione meteorologica un po' contraria. Diciamo che il vento non è stato a nostro favore in questo caso, anzi. Abbiamo avuto del vento contrario molto forte e quindi da Cagliari ci siamo spostati qui in rada a Villa Simius, nella costa, nella spiaggia ovest, dove si sta bene, ecco, non c'è assolutamente nulla da dire, però come potete immaginare non ci siamo potuti muovere da qua. Siamo ben fermi da lunedì sera. Pomeriggio. Sono 4 giorni che stiamo fermi qua. Oggi è giovedì. Praticamente abbiamo sistemato alcune cosette sulla barca, ci siamo anche un po' riposati, abbiamo editato dei video. Adesso sembra che domani la meteo ci dia un po', non dico buono, ma è un po' in miglioramento. È un po' in miglioramento, avremo sempre vento in faccia, ma probabilmente non forte come nei giorni scorsi. Domani ripartiamo, passiamo il Capo Carbonara, ossia la punta estrema sud-est della Sardegna, e risaliamo lungo la costa est. Ma abbiamo detto cosa abbiamo fatto in questi giorni? No, ma se vuoi dirlo puoi dirlo. Racconta. Allora, un po' di uscite in patto, in particolare Bettina, non Mauro, perché Mauro è un po' pigro su queste cose. Sbaglio? Preferisco bere e mangiare. Abbiamo bevuto e mangiato, ci siamo goduti anche una seratina a base di ostriche, tartine con burro salato e acciughe, pasta con la bottarga, insomma ci siamo sfamati a sufficienza e abbiamo bevuto a sufficienza. Siamo scesi anche a terra, siamo andati a vedere lo stagno con i fenicotteri, non ce ne sono tantissimi in questo periodo. Forse non è il periodo, ormai non è il periodo hanno migliore. Migrato verso altri lidi. Probabilmente in autunno torneranno. Poi cos'altro abbiamo fatto? Oggi giornata di manutenzione giardino di bordo. Eccolo, vedete? Garden to Ronick. Visto che sole, vento e sale ne ha preso parecchio. I rami secchi vanno tolti, vero Mau? Tagliati. Abbiamo dedicato un po' di tempo a noi stessi. Cose che non si possono dire. Non si possono raccontare. Siamo da soli e quindi potete immaginare. Ogni tanto, dopo ben quasi 3 mesi che siamo sempre con gente, sempre in compagnia e mai da soli, finalmente ci godiamo qualche giorno in solitario. Potete vedere il costumino della Betty. Ed eccolo. Eccolo. Ti piace? Baciato dal sole. New look. New look. Copre non tantissimo. Copre il giusto per permetterci di pubblicare su YouTube. Perché in altre situazioni ci hanno già bloccato i video, quindi in questa maniera cerchiamo di coprire il giusto per evitare di venire bloccati. Su di me non è importante vedere cose, diciamo, che sono un po' meno interessanti. Ecco. Pensiero della sera. Mauro, cosa pensi? I momenti di riflessione. Si medita sulla vita, su quello che ti aspetta
su quello che ti aspetti, su quello che è reale. Anche qui mi viene in mente un commento che avevo letto recentemente, che per ogni evento esistono 4 verità: quello che dicono, quello che dici, quello che pensano e quello che è successo realmente. O meglio, esistono 4 verità: la tua, quella degli altri, quella che dicono e quello che è successo realmente. Con questa perla di saggezza di Mauro, la serata si conclude. E dopo 4 giorni lasciamo la spiaggia di Villa Simius. E finalmente si riparte, era ora. Non riuscivamo a mollare gli ormeggi di questa baia. Almeno quando siamo da soli possiamo permetterci di mettere certi costumi oppure? Certo, anche quando siamo con gli ospiti non sarebbe male. Sempre è ben accetto. Ciao Sud Sardegna, con questo abbandoniamo il Golfo di Cagliari dopo 2 mesi e mezzo. Ed ecco che siamo arrivati a Capo Carbonara, che è la punta più a sud-est della Sardegna. Ora da qui in poi cominciamo a rimettere la prua verso nord. Dopo quasi 2 mesi e mezzo di fronte a me abbiamo l'isola dei Cavoli con un bellissimo faro. Questo è Capo Ferrato, tutta la lunga baia che poi dà inizio alla Costa Rei. Resoconto della giornata. Oggi è stata una giornata abbastanza impegnativa, o più che altro un po' noiosa. Siamo partiti stamattina da Villa Simius verso le 8:30, 9 circa. Il sole sta tramontando, sono quasi le 7:30 di sera, quindi insomma ci siamo fatti 10 ore e mezza, 11 di navigazione senza sosta. Purtroppo il mare e il vento li abbiamo sempre avuti contro. Non ci hanno permesso di fermarci da nessuna parte. Avremmo voluto dormire questa notte un po' più a sud, sotto Capo Sferracavallo, esattamente di fronte alla spiaggia di Froscimanna, ma entrava un'onda talmente forte che era impossibile fermarsi. E quindi abbiamo deciso di proseguire ulteriormente. Ora stiamo arrivando, abbiamo ancora un paio di miglia per raggiungere Capo Bellavista, quello lì di fronte, e ci fermeremo per la notte a sud di Capo Bellavista, di fianco a Punta Fraili, a Porto Fraili. Non c'è stato un attimo di tregua, come vedete anche ora onde continuano. Questa sera buonanotte da me, Mauretto che è al timone, ora ve lo faccio vedere. Ci vediamo domani per continuare le nostre navigazioni. Continuate a seguirci perché verrete sempre aggiornati e i video che pubblicheremo successivamente saranno la storia, saranno il racconto di come ritorniamo dal sud Sardegna verso la Liguria.
Allora, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Rifacciamo un attimo. Sì, vai, Che vai. ho messo la mano proprio più su. Ok, così. Buongiorno. No, non mi sta piace così. Devi essere un po' più dritta, mi sei appoggiata. Come mi appoggio allora? Così. Mettiti qua. Ah, ecco. Guarda che abbiamo. Ok. Così? E Abbiamo dedicato un po' di tempo a noi stessi. cose che non si possono dire Non si lì. possono raccontare. Ogni tanto Però questo si poteva anche evitare di dire. Vabbè, quanto questo lo scarti, poi lo tagli. Ecco. Quindi dedichiamo la giornata, solo qualche ora, anche meno, dedichiamo un momento per sistemare il giardino di bordo. No, mi devo mettere di qua. Facciamo così. C'ho un occhio con le barche. Barche e calcio. Ho l'esperienza notevole. Come al solito, per l'ennesima volta, dietro le quinte Mauro andrà. Ed ecco alle mie spalle Capo Carbonara, che è la punta estrema sud-ovest della Est. vabbè. Sud-est.